Oggi sono a bordo di una Volkswagen Golf GTI 6 Edition 35, vettura rarissima prodotta nel 2011. Quella che sto guidando è stata importata in Italia nel 2012 in quanto non era nemmeno prevista per il nostro paese. Sotto il cofano troviamo il 2000 TSI turbo benzina da 235 cavalli e 300 Nm di coppia massima. Copre lo 0 a 100 in 6.6 secondi con una velocità massima pari a 247 km/h. Il peso totale è pari a 1400 kg circa, mentre i consumi dichiarati parlano di 12.3 km/l nella guida extraurbana e 5 km/l nella guida sportiva. Il propulsore scelto per questa GTI fu lo stesso CDL impiegato sulla Golf 6R, leggermente depotenziato, ma comunque più potente di 24 cavalli rispetto alle GTI normali. Si tratta di un motore affidabile e robusto, se tagliandato regolarmente, che non disdegna mai un bel incremento di potenza. Su quella che sto guidando sono state realizzate le seguenti modifiche: aspirazione diretta Revo da 76 mm, valvole a pop-off DV+, bobine R8, recupero vaporiolio Volkswagen Racing Line, intercooler maggiorato Airtech, frizione e volano monomassa, rinforzati Sachs Performance, scarico SCAT 76 mm con centrale Miltech Sport e mappatura Stage 2 Custom. Al banco prova con scarico ed intercooler ancora stock ha fatto segnare 341 cavalli e 464 Nm, valori di tutto rispetto che le danno decisamente un pizzico di cattiveria in più. Il cambio equipaggiato con supporto rinforzato Revo è un manuale a 6 rapporti, pulito negli innesti anche nelle scalate più aggressive, sicuramente meno reattivo del DSG opzionali, ma permette una guida più coinvolgente. La trazione anteriore non è un grosso problema, data l'ottima messa a punto del differenziale, degli ammortizzatori KV con piastre camber Gap Pfeffert e dello sterzo a passo variabile. Mi aspettavo tanta cattiveria e perdita d'aderenza go-go. Trovo invece tanto grip con problemi di trasferimento praticamente assenti. La sesta generazione della segmento C più famosa al mondo vide la luce nel 2008 al Salone di Parigi. La versione più amata dagli smanettoni, la GT, venne affidata alle sapienti mani di Walter De Silva in collaborazione con Flavio Manzoni, che la migliorarono rispetto alla precedente serie senza però stravolgerla. Debuttò nel 2009 e tra le svariate versioni venne realizzata l'Edition 35 per celebrare appunto i 35 anni di vita del modello. Come accennato in apertura, non era prevista la sua commercializzazione in Italia, ma il proprietario di quelli in prova oggi l'ha importata nel 2012, rendendola di fatto una rarità su ruote. In configurazione a 3 porte, manuale e con soli 57.471 km all'attivo. Chapeau! Il design offre i dettagli distintivi delle GTI, con le linee rosse orizzontali ad incorniciare la calandra minimale. Questa Edition 35 è stata interessata da moltissimi interventi che ne hanno accentuato il carattere altrimenti abbastanza sommesso. Monta il kit completo Maxton Design specifico composto da lip, side skirts ed estrattore, mentre i parafanghi anteriori sono stati modificati per ottenere 2,5 cm extra per alloggiamento dei cerchi da 20 pollici. Tutti i particolari sono stati verniciati in nero lucido, tetto compreso, le targhe sono magnetiche e l'alettone posteriore maggiorato stile GTI 7 Club Sport.
da ovunque la si guardi è molto più cattiva del modello di partenza e onestamente a me piace molto più così. I cerchi da 19 pollici sono dei BBS Speedline scomponibili originali Audi. A libretto, come anticipato, può portare anche i 20 essendo omologata tu, mentre l'impianto frenante prevede pinze anteriori Maserati 6 pompanti con dischi da 375 mm e pinze posteriori Golf 6R con dischi da 356 mm. Passando agli interni è senza dubbio una GTI con dei sedili sportivi, col 35 sullo schienale, con cucitore rosse sia sul volante a 3 razze che sul freno a mano. L'abitabilità effettiva è per 4 persone, nonostante sia omologata per 5, mentre l'infotainment risulta ovviamente ancora abbastanza analogico, con una plancia sufficientemente ergonomica ed intuitiva. Ovviamente l'abitabilità per le famose 4 persone, magari su qualche altra GT, perché questa dietro i sedili non ce li ha, c'ha la barra con la rete. Bella, frizione stacca un po' alta ed è un po' duretta, però una volta che ci prendi mano sì. Il prezzo di lancio della GT6 Edition 35 era di 31.130 euro nella vicina Germania, valore tutto sommato onesto vista la particolarità del modello. Attualmente se ne trovano oltre confine a 16-18.000 euro, tutte abbondantemente sopra i 100.000 km. Mentre il mercato nostrano ne propone solamente una automatica con quasi 200.000 km. Probabilmente, per come è tenuta quella che sto guidando, si può considerare tranquillamente da collezione. È anni luce davanti a tutte quelle sul mercato europeo. Mi sento veramente fortunato ad averla portata a spasso oggi. La GT6 è quella che segna una sorta di congiunzione tra passato e presente. Ha raggiunto quel grado di maturazione necessario per trasformarsi in un lupo travestito da comoda compatta tedesca. Non è che le GTI dei bei tempi andati fossero dei chiodi, ma da qui in poi si è iniziato ad avere davvero tantissima potenza a disposizione, coadiuvata da sistemi sempre più efficaci per scaricarla a terra e far passare quei 5 bruttissimi minuti al proprietario della sportiva di turno che ci si ritrovava sul proprio cammino. Questa GT6 Edition 35 è la ciliegina sulla torta per il modello iconico che rappresenta, e va pure fortissimo.